Cari amici e figliuoli, non è facile giungere a 70 anni senza aver avuto mai relazioni con il potere, ma piuttosto l'odio dei politici, l'avversione dei giudici, l'ostilità e la paura sortita, le calunnie e gli spergiuri, per il sol fatto di ritenere che la conoscenza non è mai definitiva. E l'importante è non smettere mai di esercitare un uso critico della ragione, al fine di trovare dentro di noi, in profondità, la luce della saggezza. Conosci te stesso. Nulla di troppo. Ottima è la misura. Non desiderare mai l'impossibile. Mi ritrovavo per le strade di Atene a discutere di filosofia, di politica, dei principi e della coscienza morale, del linguaggio, del significato antropologico ed etico dell'anima, e tutto ciò solo per cercare di aprire una breccia affinché ognuno di noi potesse trovare un'identità. E sono stato accusato di corrompere i giovani, insegnando loro dottrine sovversive che propugnano la cospirazione politica e il disordine sociale. Questo, vedete, è il comandamento che mi arriva direttamente da Dio. E sono convinto che la mia patria debba annoverare tra i benefici più grandi questa mia profonda dedizione al volere divino. Tutta la mia attività, lo sapete, era questa: andare in giro cercando di persuadere giovani e meno giovani a non pensare al denaro, ma soltanto ai benefici dell'anima buona, che possa diventare financo perfetta. E sono stato accusato di ateismo e impietà. Essi ritengono di appellarsi al potere, al giudizio, al sapere, ma io ho investigato a fondo la verità, andando in aiuto al Dio e dimostrando che nessuno è sapiente. Pertanto non v'è condanna che non possa sfociare nell'accettazione, L'odio, l'avversione, l'ostilità, un'identità. D'altra parte, la morte non è un male, o è un sonno senza sogni, o un traghetto verso un mondo migliore, dove incontrare interlocutori più avveduti e dove io possa continuare a professare quel principio a cui mi sono attenuto per tutta la vita: il dialogo. Ma ormai è venuta l'ora di andare, io a morire ed essi a vivere. Chi vada verso ciò che è meglio è dato saperlo solo al Dio. Un sorso di cicuta curerà questa malattia, la malattia della vita.